Amici di Essere Manager, benvenuti, ben ritrovati. Oggi ci dedicheremo a un argomento cruciale per ogni imprenditore manager: come ottenere una crescita aziendale profittevole e sostenibile nel lungo periodo. Analizzeremo insieme le strategie e le tecniche che possono far prosperare il vostro business nel futuro. Iniziamo con l'analisi di mercato. In un contesto in rapida evoluzione è essenziale comprendere i trend emergenti e i bisogni dei consumatori. Questo non è solo un'esercitazione teorica, ma un processo vitale che può fare la differenza tra una crescita stabile e un'opportunità mancata. Esaminiamo per esempio come le nuove tecnologie stanno modificando le abitudini di acquisto e quali sono le implicazioni per i diversi settori. Osserviamo le tendenze demografiche, come l'invecchiamento della popolazione o l'emergere di nuove generazioni influenzano i mercati. Cosa significa questo per la vostra azienda? Non trascuriamo la valutazione della concorrenza. Come si posizionano i vostri rivali sul mercato? Quali sono le loro strategie? E soprattutto, come potete differenziarvi per creare un vantaggio competitivo sostenibile? Inoltre, è fondamentale identificare segmenti di clientela ancora non completamente esplorati. Ci sono nicchie di mercato che la vostra azienda può coltivare? Come potete personalizzare i vostri prodotti o servizi per soddisfare queste esigenze specifiche? Infine, l'analisi di mercato non è un'attività da svolgere una tantum. Deve essere un processo continuo che vi permetta di rimanere sempre un passo avanti. Utilizziamo queste informazioni per identificare nuove opportunità di crescita per la vostra azienda e tracciamo una rotta chiara per il vostro successo a lungo termine. Passiamo ora alla definizione degli obiettivi. È fondamentale stabilire obiettivi chiari e misurabili che siano in linea con la vostra missione aziendale. Questo processo va ben oltre la semplice impostazione di mete numeriche. Riguarda la comprensione profonda di ciò che la vostra azienda vuole raggiungere nel medio e lungo termine. Consideriamo ad esempio l'obiettivo di aumentare il fatturato. Come possiamo renderlo specifico e misurabile? Potremmo puntare a una crescita percentuale annua, identificare nuovi mercati da penetrare o lanciare nuovi prodotti. Espandere la customer base è un altro obiettivo chiave. Qui è utile segmentare il mercato e identificare nuovi gruppi di clienti potenziali, forse concentrandosi su aree geografiche inesplorate o su fasce demografiche finora non raggiunte. Migliorare la visibilità del brand può comportare l'adozione di strategie di marketing innovative, investimenti in campagne pubblicitarie o la costruzione di una presenza forte sui social media. Ogni obiettivo deve essere ben pensato e realizzabile. È importante anche stabilire scadenze realistiche e identificare le risorse necessarie per raggiungere questi obiettivi. Infine, è essenziale avere un sistema di monitoraggio per valutare periodicamente i progressi verso il raggiungimento degli obiettivi e, se necessario, apportare aggiustamenti alle strategie. Una volta stabiliti gli obiettivi, è il momento di selezionare le strategie di crescita più adatte. Questa fase richiede un'analisi approfondita e una pianificazione strategica per scegliere il percorso più adatto alla vostra azienda. Iniziamo con la crescita organica. Questa strategia si basa sull'espansione interna, come potenziare la produzione, migliorare i processi operativi o incrementare il marketing.
Implica un investimento a lungo termine nelle risorse umane, nelle capacità produttive e può portare a una crescita sostenibile e stabile. Un'altra opzione è la crescita attraverso acquisizioni. Questo approccio può offrire un accesso rapido a nuovi mercati, tecnologie o competenze specifiche. Tuttavia richiede una valutazione accurata delle potenziali sinergie e dei rischi associati come l'integrazione culturale e organizzativa. Investire in nuove tecnologie è un'altra strategia chiave. L'adozione di tecnologie avanzate può migliorare l'efficienza, aprire nuove opportunità di business e mantenere la vostra azienda competitiva. È importante valutare l'impatto di queste tecnologie sul modello di business attuale e sulle future prospettive di crescita. L'espansione della rete commerciale sia a livello nazionale che internazionale è un'altra strategia efficace. Questo può comportare l'apertura di nuovi uffici, l'ingresso in nuovi mercati o la formazione di alleanze strategiche. Ogni movimento deve essere attentamente studiato per garantire l'allineamento con la visione aziendale e le capacità operative. In ogni scelta è fondamentale considerare come la strategia si allinea con gli obiettivi a lungo termine dell'azienda e la sua visione complessiva. La chiave è un equilibrio tra crescita, innovazione e sostenibilità. Non dimentichiamo l'importanza del monitoraggio. L'utilizzo di KPI, Key Performance Indicator, appropriati è fondamentale per tracciare il progresso verso i vostri obiettivi e assicurarvi di mantenere la rotta giusta. Ma quali sono i KPI più rilevanti per le diverse strategie di crescita? Vediamoli insieme. Per la crescita organica potreste considerare KPI come il tasso di crescita del fatturato, la percentuale di ritenzione dei clienti o la produttività dei dipendenti. Questi indicatori vi aiuteranno a capire se le vostre iniziative interne stanno portando i risultati desiderati. Nel caso di acquisizioni, i KPI potrebbero includere il ritorno sull'investimento, ROI, dell'acquisizione, l'integrazione dei sistemi e delle operazioni o il morale e la produttività del personale acquisito. Questi dati vi daranno un quadro chiaro dell'impatto dell'acquisizione sulla vostra azienda. Per gli investimenti in nuove tecnologie, considerate KPI come il tempo di implementazione, l'impatto sulla produttività e il ROI tecnologico. Questi indicatori vi aiuteranno a valutare se la tecnologia sta apportando miglioramenti significativi. Infine, per l'espansione della rete commerciale, KPI come il volume di vendite per nuova area geografica, la quota di mercato acquisita o il grado di soddisfazione del cliente in nuovi mercati sono cruciali. Questi vi permetteranno di monitorare l'efficacia delle vostre strategie di espansione. Ricordate, la scelta dei KPI giusti e il loro monitoraggio costante sono essenziali per garantire che la vostra azienda non solo raggiunga i suoi obiettivi, ma li superi. Amici di Essere Manager, oggi abbiamo esplorato insieme le strategie di crescita a lungo termine. Ricordate, il percorso verso il successo richiede pianificazione, dedizione e flessibilità per adattarsi a un mercato in continuo cambiamento. Grazie per aver partecipato a questo episodio. Il nostro motto rimane: agisci per dare valore a ogni giorno. Vi aspetto al prossimo episodio.